Hola chicos, bentornati sul canale. Ecco alcune delle cose che abbiamo imparato in questi primi giorni in Colombia. Qui si regalano un sacco di cose, fermate, caffè e persino vicini di casa. Il cibo è una goduria, sia dolce che salato e anche dolce un po' salato. Pupo non sarà mica di origini colombiane. Sugli autobus serve il cappotto, ma fuori la dolcezza delle persone ti scalda più del sole. Fin qui tutto bene, ma oggi il viaggio prende una piega diversa, quindi ecco che cosa abbiamo imparato oggi sulla Colombia. L'importanza della diversificazione. Vende le uova, ma fa anche le fotocopie. Se l'autostop funziona davvero e soprattutto com'è un ospedale colombiano. Sì, è successo e non è andata come ci aspettavamo. Piccolo colpo di scena. Buongiorno ragazzi, da Sun Hill, new entry nella colazione colombiana. Questo enorme croissant Gigantesco. grande quanto la mia faccia, al cioccolato e ovviamente il caffè. Mentre Paolo paga, ragazzi, ma guardate la bellezza di questa vetrina. Cioè, ma che dolci ci sono, quanto cocco c'è in sta roba, mamma mia che bontà. Questa è una delle più belle che abbiamo visto finora qui in Colombia. Dopo il croissantone gigante in effetti ci serviva un altro po' di zucchero, quindi ci siamo presi il salpicon, ragazzi. Salpicon ragazzi, con tutta la frutta fresca, tutta tagliata. È un'insalata di frutta e mamma mia. C'è il succo anche. È buona? Addirittura. È una goduria. Tutta frutta tropicale, quindi banana, Papaya, mango, anguria, vabbè. Non mi vengono. Io le vedo lì dietro nella vetrinetta perché li fanno qui freschi, fanno anche tutti frullati le signore, guardano lì come frullano, siamo dentro il mercato della frutta coperto qui a San Gino. Ragazzi, qui stanno preparando un'insalata di frutta che ha un sacco di formaggio sopra. Dove sempre dolce e salato insieme in questo paese, il formaggio col dolce ci sta da Dio. Quindi ribuongiorno ragazzi, allora oggi siamo a San Gil. San Gil devo dire che è una gran bella cittadina. Innanzitutto perché non è grande, non è piccola e quindi è una via di mezzo, quindi si sta molto bene, persone fantastiche, poco turismo e poi c'è tutto quanto, c'è proprio tutto e quindi veramente da vivere, è un bel posto. Solo che oggi ci spostiamo ancora una volta verso un altro paesino perché poi attorno a San Gil ci sono tutti questi paeselli da visitare. Adesso c'è un po' di casino stamattina. Quante moto che usano qua, che devo dire, viste le pendenze di questa città, forse è il mezzo migliore per attraversare, o un 4x4 o una moto bella grossa, perché con lo scooter non ce la fai. Adesso stiamo andando verso il Terminalito e andiamo a un altro paesino adesso che si chiama Curití. Eccolo qui il Terminalito, qua abbiamo l'autobus per Curití, ce ne sono diversi, ne partono tantissimi ogni ora, costa 4.500, cioè €1, un paesino proprio qua vicino. E una cosa però c'è da fare, ci è venuta in mente in questi giorni, anche perché se si decide di viaggiare in Sud America per un po' di tempo, per mesi, bisogna stare attenti ad alcuni particolari e oggi ce ne è venuto in mente uno e forse San Gino è proprio il posto giusto per sistemare questa questione che è veramente importante, però ne parliamo dopo. Viaggino musicale. Arrivati al paesito di Curití, molto colorato. Qua abbiamo la piazza centrale, la chiesa da questo lato che è molto bella anche questa, ma attenzione perché il paese è particolare. È molto particolare perché in mezzo alla piazza, ecco Angela che sta ballando nel frattempo perché c'è la musica da qualche parte che arriva, in mezzo alla piazza c'è qualcosa, Angela subito si è fiondata e ha detto ma che roba è? Sembra un carro di carnevale, no? Se lo vedi da lontano. In realtà, se lo vai a vedere da vicino nei dettagli, rappresenta tutte le varie professioni della zona e ti spiega anche un po' l'origine del nome di questa cittadina. Perché Curití in lingua guanè
significa, non c'entra il pollo, ma il paese dei tessitori. Allora qua rappresentate invece una signora, so che è brutto da dire, ma come hanno rappresentato questo pollo? Fa riderissimo con la lingua fuori, la signora che gli tira il collo per fare Questa è la zuppa. signora proprio tipica del posto. Coltellazzo che ha in Ecco. mano. Ma qua invece c'è l'attività per cui questa cittadina è famosa e rinomata, cioè quella del fiché. Allora, o fiche, adesso dobbiamo ancora capire come si dice. Praticamente è la lavorazione di questa pianta che è molto simile all'agave, da cui vengono estratte delle fibre per realizzare dei tessuti naturali. Quindi la cittadina appunto tessitori, il paesino dei tessitori, proprio per questo motivo. Qua c'è un signore un po' invece riflessivo, non so se sta bevendo qualcosa. Mi sa che si è staccato un pezzo. Si è staccato un pezzo, forse una bottiglia di birra, secondo me starebbe a tema perfettamente. Da questo lato invece abbiamo un bue con il caschetto da minatore, perché ci sono varie grotte nella zona, e là sopra invece quella gigantesca statua rappresenta i Guanè, che sono la popolazione indigena che viveva qui prima dell'arrivo degli spagnoli, e secondo la leggenda il capo dei Guanè si lanciò nel canyon per fuggire appunto agli spagnoli e si trasformò in un condor, quindi iniziò a volare. Ultima particolarità è questo ragazzotto felice di buttarsi in questa pozza, perché proprio qua vicino ci sono delle pozze interessanti e noi ci vogliamo andare. Iniziamo ufficialmente la camminata verso le pozze. Allora si scende verso il fiume che scorre proprio lì sotto, com'è giunglosa tutta questa parte, un sacco di vegetazione. Allora la camminata è di circa 3,5 km, dovrebbe essere abbastanza un saliscendi ma non troppo dislivello oggi. Abbiamo visto un po' di persone usare questo metodo per combattere non solo pioggia, ma anche il sole. Devo dire che funziona sotto l'ombrellone, sotto l'ombrellino. Adesso mancano ancora un paio di chilometri. Ma continuiamo. Seguiteci per altri consigli su come proteggersi dal sole. Dopo la sciarpa l'altro giorno, oggi l'ombrellino. Continuano le lezioni di colombiano, cioè le espressioni che stiamo imparando man mano. Qui in questa zona, non so se è tipico solo del Santander, che è la regione dove ci troviamo adesso, o se è una cosa generale in Colombia, però sentiamo spesso dire che pena, Che pena! per dire mi dispiace. Scusa! Sì. Quindi adesso dobbiamo... Attenzione! Camion di birre. Ecco, la Aguila! Allora, sì, dobbiamo imparare anche noi a dire mi dispiace con che pena, che pena. Che pena. Qualsiasi cosa, quando rompi un po' troppo le scatole, magari mi succede O spesso. picchi qualcuno, picchi dentro qualcuno, così. Che pena, che pena. Che Però gli chiedi le cose, insomma, bello, mi piace. Che Bella pena. espressione. L'altra è vecinos. Vecinos. Cioè quando entrano in un bar dicono vecina mi regala un tinto. E regalare, anche regalare, Sì, quella è quella è famosa. bellissima. Allora, regalare per dare, quindi mi Sì. puoi dare per favore, mi regala qualcosa. E vecino per dire amico, come Sì. amico, uguale. All'inizio pensavamo, ma guarda, tutti vicini di casa sono. Poi ce l'hanno detto anche a noi, allora abbiamo capito che in realtà vuol dire più un senso di amicizia, no? Sì. Amico, un modo di dire fratellanza, no? Sì, ecco, vicino, come se ci fosse un bel rapporto tra vicini. Esatto. Ecco, magari in Italia avrebbe un'accezione un po' diversa. Se sei vicino non sempre è un bel rapporto. se Non dici. sempre, non sempre. Invece qua il vicino te lo dicono insomma in modo positivo. Ecco, regala, a proposito di regala che abbiamo detto prima, lo usano anche sull'autobus. All'autista gli dicono mi regala una parada, vuol dire, mi regala una fermata in pratica. Sì, regalare non nel senso del regalo, ma regalare nel senso di dare. Fermarti. Sì, dare con gentilezza. Sì, ecco. esatto. Vedi che camminando si scoprono cose bizzarre? Perché ci si ferma un attimo a guardare con attenzione. Qua hanno scolpito nella roccia un'iguana enorme. Cos'è Che questa roba? rumore è? Che cos'è? O è una gallina o è uno strano essere preistorico. Comunque ecco, l'iguana è molto molto figo. A parte le nuvole molto minacciose dietro, ci sono anche un po' lampi tuoni 7, però è in lontananza. Vediamo cosa succede. Noi siamo arrivati a Pescaderito, che sono queste pozze. Adesso continuiamo su questo sentiero e poi ho voglia di fare un bagno in questo momento, fa un caldo. Che
Mi sono distratta, tutto a posto. Siamo arrivati in Pescaderito. Allora, la gente se ne va secondo me perché hanno un po' paura. Però dai. Se ci mettiamo nell'acqua, Sì. alla fine siamo già bagnati, quindi va bene lo stesso. Tu quasi. Io ero già lì quasi. Attenzione, momento vietato ai minori. Cambio del costumino. Addirittura ginocchietto, fai vedere. Va bene ragazzi, ci provo. Paolo si è buttato. Eccolo lì. Oddio, è freddissimo. Oddio. Vai anche, la coscita anche il sole. Vai giù. È ghiacciata. Comunque ragazzi, è molto bello. Vabbè, qua sono tutti qua a divertirsi. Qua si tocca tranquillamente e poi non si rischia insomma di andare a valle, perché comunque ci sono dei pezzi molto diciamo di rapide. E da questo lato c'è una scritta su questa roccia, una scritta interessante. L'acqua è il contatto più vicino con la natura. Noi siamo lo strumento del creatore per prenderci cura della sua creazione. È un po' un modo alternativo di dire di rispettare la natura, e devo dire che in Colombia stiamo trovando tutto molto più pulito rispetto ad altri paesi. Non c'è immondizia in giro, le città sono pulite, se ne prendono cura, ma anche gli spazi naturali tutti si prendono cura. È arrivato prima un signore a raccogliere un po' di immondizia, quindi devo dire che per ora molto bella anche da questo punto di vista. Che look ragazzi, che look, guardalo, nuovo pantaloncino costume, sempre molto sobrio devo dire. Che posto ragazzi, salendo c'è un altro pezzo di cascata e questa pozza che è ancora più bella della prima, molto più grande, sembra anche un pochino più profonda, quindi adesso è il tempo di buttarsi. Si tocca! Si torna indietro adesso ragazzi con i costumi bagnati da far asciugare mentre camminiamo. Un po' si è rannuvolato nel frattempo, però noi siamo anche rinfrescati e stiamo benissimo adesso. E vedi che la statua aveva ragione, infatti qua abbiamo i buoi e adesso siamo appena stati alle pozze. I signori ci hanno offerto un passaggio. Che carini, sono passati, sono fermati e hanno detto volete andare fino al paese? Che carini. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿De Bucaramanga en vacación acá? Sí, no, es que trabajamos y nos venimos un día, hoy y mañana, hoy nos vamos para Bucaramanga otra vez. Ah, ok. Es que ya trabajamos mañana. Ah, ok. ¿Cómo se llaman? Rodolfo ¿Sí? y Chabela. Ah, ok. Angela, Ángela. Paolo. mucho Paolo. gusto. Bueno, Con mucho muy gusto. bien allá. Ok. Muchas gracias. Gracias. Ciao. Ciao. Direi che ci siamo meritati ampiamente una bella comida tipica, direi oggi al ristorante Donde Guanito, bellissimo da fuori. Questa è la strada, all'interno c'è la nebbia perché stanno grigliando, friggendo, cioè un profumo. Allora tu entri, c'è solo un bello odore di cucina, insomma, in fondo c'è addirittura una credenza del signore, tira fuori i piatti da una credenza di casa. In questo posto c'è la signorina, una signora, stavano camminando, ci ha detto andate lì. Sì, Buonissimo, assolutamente. buonissimo, vabbè. Ci ha obbligato. Però in pratica sì, ci ha obbligato a venire qui. La signora aveva detto che c'era la pasta, in effetti la pasta c'è, dentro la zuppa c'è anche la pasta un pochino più grossa, diciamo che l'hanno fatta un po' mista, però tantissime verdure e anche patatazze come questa, devo dire che è muy ricca. È arrivata addirittura la brocca di limonada de panela, e cioè limone e zucchero locale, quello grezzo. Per quello che ha questo colore, perché quello zucchero lì è un po' questo colore ambrato, no? Che sembra miele, quando tu lo bevi è dolcissimo. È super dissecante Sì, anche. poi ti portano il broccone così ti servi tu. Ammazza che piattone che Ci è voleva arrivato. oggi però, Allora, riso, lenticchie in una quantità spropositata perché continuano anche sotto questo uovo fritto, patata bollita, insalata, avocado e c'è anche il platano fritto qua d'accompagnamento. Mamma mia!
Tornati a San Ghile, siamo appena passati davanti a questo negozio, ragazzi, negozio di souvenir, dove si vede quali siano effettivamente i souvenir della zona, e sono souvenir unici, mai visti. E infatti qua si possono vedere tutti questi pippottini, queste calamite, tutte a tema ormiga culona, cioè quelle particolari formiche commestibili che si mangiano in questa zona, ma in generale in tutta la Colombia. Ed eccole qua. Sono molto simpatiche, devo dire. Non ci sono solo le formiche culone, ci sono anche i capibara, i peluche dei capibara, ragazzi, sono bellissimi. Quando si dice diversificare il business, questo negozietto vende le uova, ma fa anche le fotocopie, quindi stiamo facendo tutte le fotocopie adesso. I passaporti. Questo Chupa Chups vuol dire che siamo stati appena vaccinati contro la febbre gialla. Non che ti regalano sempre Chupa Chup, è stata la dottoressa che è stata molto carina. Dottoressa carissima, molto brava. Allora, questa vaccinazione in Sud America è molto importante perché la febbre gialla è molto diffusa, specialmente nelle zone dell'Amazzonia. Va fatta circa 10 giorni prima almeno di recarsi in posti come questi, o comunque sotto i 2300 metri. Noi siamo già sotto i 2300 metri e in alcuni paesi viene richiesto proprio l'accesso nel paese, perché ci sono state anche delle epidemie recenti di febbre gialla, per esempio anche in Bolivia, ed è per questo che appunto vengono fatti anche i controlli ai confini. Si fa una volta nella vita, e qui in Colombia viene fatto molto facilmente, nel senso che noi siamo venuti oggi qui in ospedale, abbiamo chiesto come fare, insomma abbiamo chiesto informazioni, ci hanno semplicemente detto entrate lì e abbiamo fatto il vaccino immediatamente. Ci ha lasciato il foglietto, diciamo, che prova questa vaccinazione, che dovremo portare con noi quando passeremo alcuni confini in Sud America. Piccolo colpo di scena, o meglio imprevisto, perché guardando il libretto che ci hanno rilasciato per la vaccinazione ci siamo accorti che è valido soltanto in Colombia. A noi invece serve quello ovviamente internazionale, che è giallo, infatti quello che ci hanno dato era bianco. Allora abbiamo chiesto dove abbiamo fatto il vaccino, ma ci hanno detto che loro non rilasciano quello internazionale, quindi siamo venuti all'ospedale regionale di San Gil, gli abbiamo lasciato una copia del libretto che avevamo appena fatto e domani mattina ci daranno quello internazionale, quindi velocissimi, nessun costo per fare la vaccinazione per la febbre gialla qui in Colombia. Il procedimento è veloce e rapido, l'unico piccolo inconveniente è che per arrivare all'ospedale devi fare una scalata, che non so se si capisce dal video, ragazzi, ma queste strade hanno una pendenza che è una roba. Forse da qui si capisce meglio, qui piacciono proprio le pendenze illegali. Però il motorino ce la sta facendo. Ah no, è una moto. Anche San Gil, come tutte le altre città che stiamo vedendo in Colombia, super curatissima. Infatti guardate questo dettaglio, si vede la bandiera della Colombia sul panettone qua per l'entrata della strada che scende. Buongiorno ragazzi, stamattina abbiamo dovuto sistemare il casino che c'era in questa stanza, perché chiaramente più spazio hai più ti allarghi, è normale. Noi siamo stati anche un po' di giorni, per cui è proprio diventata così casa nostra, tiravamo fuori tutto così. Invece oggi abbiamo rifatto lo zaino e ogni volta che rifacciamo lo zaino è diverso. È incredibile. Cioè, a volte ci sta tutto, a volte non ci sta, a volte dobbiamo spingere. Oggi avanzava spazio. Oggi sì. Ma io come sono così conciata, proprio. Mi sono appena alzata proprio. Noi non abbiamo mai aperto la finestra perché faceva caldo, quindi volevamo mantenere il fresco dentro, ma in realtà la vista da qua non è niente male, su tutto il centro della città da quel lato e poi le montagne tutto attorno. Oggi lasceremo il nostro nuovo paesino preferito della Colombia e stanotte abbiamo un autobus, ragazzi, 14 ore. Abbiamo già preso il biglietto su internet e quindi alle 7:30 stasera si parte. Però per il resto della giornata siamo liberi, siamo qui in zona. Lasceremo gli zainoni alla signora, tanto fa si passa. Comunque quanto è bello, ma anche soltanto le casette come sono sistemate, tutto così colombiano. Dicevamo sì, ecco, quindi stasera sì, si parte, mi sono un po' perso. E infatti mi stavo anche dimenticando che stamattina dobbiamo andare all'ospedale, anche sul Presto, a prendere il certificato ufficiale della vaccinazione per la febbre gialla, che è proprio qui sopra all'ospedale, una bella salitina anche stamattina.
E finalmente siamo scesi dalla montagna, siamo tornati nella piazza centrale di San Gil e questi sono il lascia passare finalmente. Questi gialli sono quelli internazionali, quello bianco invece è il primo che ci avevano rilasciato, che vale soltanto in Colombia, infatti è scritto proprio qua dietro, vale solo in Colombia, uno per tutta la vita, quindi fantastico, scritto in inglese, francese e spagnolo. Dobbiamo fare attenzione a non perderlo perché appunto uno ti deve durare sempre, quindi va col passaporto. Lo so che lo diciamo spesso, ma oggi siamo particolarmente rimbambelli perché comunque non sappiamo se sia la vaccinazione o che cosa. Qua siamo un po' ballerini, un po' non so, mi sa che è una condizione abbastanza comune a noi. A noi sì. Quindi può essere... Ti fa ancora male? Un pochino in realtà. Sì? Sei un po' gonfiato però, leggermente, guarda qua. C'è il segnetto. Però sì, niente di che. Siamo venuti a cambiare un po' di soldi, ragazzi. Allora, questo è l'unico ufficio di cambio della città, accanto a un sexy shop. Vabbè, purtroppo però vedo che è chiuso, ha chiuso a mezzogiorno. Allora, in attesa di poter cambiare i soldi siamo venuti in questo baretto che è bar tradizionale colombiano. Ce ne sono tanti dappertutto in qualsiasi città e si riconoscono facilmente perché c'è quel mega bancone dove si vende qualsiasi cosa, dolci, salati, pizzette, patatine, cose da sport, anche cose per la casa, quindi non so, i detersivi, spazzolini, tutto, qualsiasi cosa. La musica è sempre bellissima, c'è tantissima gente che viene qua a bere e si bevono diverse bottiglie di birra, però si condividono, c'è sempre questa cosa della condivisione, tante persone che bevono insieme e trincano come si deve, vabbè. Come si vuole. E poi c'è il bagno che è interessante e qua siamo vicini al bagno qua dietro. Questo bagno ha un costo 500 per quello piccolo e 1000 per quello grande. Questo qui, ragazzi, guardate che bello, si apre e questo è il bagno. Siamo tornati un attimo all'hotel perché si sta mettendo a piovere, quindi manca ancora qualche ora all'autobus notturno, quindi abbiamo pensato di tornare qui, dobbiamo ancora gli zaini. Paolo è lì che dondola sull'amaca, bello rilassato, con Laila là sotto che lo accompagna e sta lì accanto a lui. E siamo riusciti a cambiare i soldi perché era aperto l'ufficio, quindi abbiamo fatto in fretta un cambio ottimo, più alto anche di quello di Google, quindi perfetto. Adesso abbiamo cambiato qualche altro soldo e in più c'è una cosa però importante che non abbiamo ancora detto perché abbiamo parlato in questo video appunto della febbre gialla, del vaccino, tutto quello che c'è da fare, ma ricordiamo che è importantissimo, soprattutto quando si viaggia, fare l'assicurazione di viaggio che ti copre in tutti i paesi del mondo. È importante, noi la facciamo sempre da anni e ci affidiamo sempre a Imundo, ci siamo sempre trovati benissimo. Vi lasciamo il link in descrizione e c'è anche uno sconto, quindi mi raccomando, se dovete partire fate assolutamente l'assicurazione. Abbiamo preso il mini autobus e dal centro siamo arrivati al terminal principale, quindi non il terminalito quello piccolino, ma il terminal quello per le lunghe distanze per prendere l'autobus notturno, lo stesso dove siamo arrivati l'altro giorno. Stavolta però abbiamo deciso di non farla a piedi ma farla con il mini autobus che costa 2.300, cioè 50 centesimi a passaggio. Siamo arrivati qui, adesso abbiamo un po' di tempo in realtà perché mancano più di 2 ore, sembra notte fonda, in realtà sono soltanto le 6 di sera, ma il buio qua arriva molto presto. Visto che abbiamo un po' di tempo, la signora ci ha detto che l'autobus è un pochino in ritardo, staremo qui per le prossime ore. Guarda come scura questa immagine, a breve si schiarisce, ecco, un po' la lenta. magia, la magia. La camera dopo un po' si schiarisce. Allora, avremo l'imbarazzo della scelta per mangiare stasera perché ci sono tanti di quei baretti, ristorantini dove possiamo prendere qualcosa tra arepas e empanadas. Questa qua adesso non la chiamano più empanadas perché non... chiamano pastel perché pollo. Non è fritto, pastel de pollo. E poi ci sono anche altre cose, tra l'altro qua sotto ci sono delle salsicciotte. E comunque niente, passiamo qua le prossime ore. Comunque bellissima la biglietteria, come una volta. I barettini e i ristoranti hanno anche un bel Dior all'esterno, come potete vedere. E noi abbiamo preso 2 repitas e un pastel de pollo.
Sono le 7:30, hanno appena chiamato Cartagena delle 5:30, quindi 2 ore di ritardo su quello, probabilmente anche sul nostro, come l'ultima volta, saranno in ritardo, perché questi qua sono quegli autobus che si fanno tutta la Colombia in un Praticamente botto. sì, cioè parte da Bogotà il nostro, quindi vuol dire che ora che arriva qua ci vuole un po' di tempo, le distanze sono delle cose gigantesche. E infatti ci siamo appena accorti guardando su Google Maps che da qui a Santa Marta sono più di 700 chilometri, ecco. Che non sono pochi in Colombia, e visto che ultimamente abbiamo fatto viaggi anche di 150 km che sono durati 6 ore, Sì, esatto. 760 mi sa che ci mettiamo un bel po'. Tra l'altro Google Maps ci dà 18 ore, non 14 come la compagnia, quindi secondo me sono 18. Ci vediamo praticamente Tra 2 giorni. dopodomani. Dopodomani. Vabbè, detto questo, però noi stiamo andando ai Caraibi, ragazzi. Attenzione, sì, perché attenzione. ecco, adesso scendiamo dai monti, si torna giù a livello del mare, Caraibi della Colombia. Ci sono, vabbè, vedremo com'è. Ci sono Sì. varie opinioni sui Caraibi colombiani. Noi ci siamo già prenotati un bel posticino, quindi da quel punto di vista tutto a posto. Vedremo il mare e farà molto caldo. Sì, Molto, cambiamo ancora molto una caldo. volta Il clima, l'ecosistema, sì. anche direi, perché stiamo scendendo in pratica piano piano, siamo dai 3.000, 1.300, adesso arriviamo a 0 proprio a livello del mare. Sarà tutto diverso anche proprio dal punto di vista naturalistico, proprio siamo curiosi anche di vedere la differenza con i Caraibi del Messico, dove noi siamo stati molto tempo, perché durante la pandemia nel 2020-21 eravamo lì, quindi eravamo proprio sui Caraibi. Vediamo com'è Infatti, qua. diversi mesi tra Bacalar, Playa del Carmen, chi c'era se lo ricorda. Sicuramente, sì. E quindi l'ultima volta che siamo stati, diciamo, chiamiamoli Caraibi, vabbè, li chiamiamo così. Sono Caraibi anche là? Sono gli stessi Caraibi? Angela, chiedo a te. È tutta costa, la costa caraibica. Però sì. così sotto non siamo mai stati. Così sotto no, qua è prima tutto prima volta. volta. È tutto prima volta. Vabbè, detto questo, vediamo come andrà. Qui intanto aggiungiamo man mano strati, adesso la felpa, poi arrivano i pantaloni, comunque urlano continuamente le destinazioni anche di sera, quindi si urla per avvertire di partire. Prima urlava i cognomi di chi mancava, il signore. Antonio! Più o meno così. Comunque per questa tratta bella lunga spendiamo 17 euro a testa, che in proporzione a quello che avevamo speso per venire qui per fare le 6 ore devo dire che sono pochi, perché ne avevamo spesi 12 circa per arrivare fino a qui. Attenzione, sta partendo l'autobus per Bucaramanga, non è il nostro, c'è la voce così metallica tipo aeroporto che ti avverte. La signora ieri che ci ha portato in giro, ci ha dato un passaggio quando siamo tornati ieri, ci ha detto semplicemente gli autobus in Colombia sono così, sono cari, soprattutto sulle piccole e medie distanze. E allora quando vai a farti il calcolo, non so, se avessimo voluto fare 3-4 tappe da qui a Santa Marta avremmo speso forse 3-4 volte di più. E quindi alla fine uno deve un po' capire che cosa vale la pena vedere, se vale la pena effettivamente fare diverse tappe o se invece conviene fare direttamente la tirata. E in questo caso a noi conveniva la tirata. Ci hanno chiamato solo un'ora di ritardo. Eccolo il nostro autobus, è quello dietro, rosso, bianco e blu. Eccolo qua il nostro autobus di oggi. Fa un freddo non indifferente qui dentro, siamo messi il giubbotto. Prima di partire mi lavo i denti perché c'è anche il bagno qui sopra. Ne approfitto del fatto che siamo fermi. Questo è il bagnettino minuscolo. Ecco, si accende la luce. Questo è il bagnetto stile aereo. Questa è la situazione. Che l'ha nascosta là Ho sotto. una nuova tecnica, invece di mettere la giacca la uso come coperta. Ecco. Così. Mi sa che a breve qua si spegne tutto e si va a dormire. Ok ragazzi, da qui sotto sull'autobus noi vi salutiamo, che immagine, vi salutiamo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale e noi ci vediamo al prossimo video colombiano. Alla prossima ragazzi, ciao! Taganga. Sì, no, il bus. Sì, dai. Rapinatore. E mi trasformo in padre Paolo. Fammi la foto, Angela, fammi la foto. Tornati giusto in tempo? Direi di no. Un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil